Oggi parliamo del suono e ci concentreremo in particolare su una delle caratteristiche fondamentali, ovvero la frequenza. In questo video quindi vedremo che cos'è, come funziona, arriveremo a parlare delle note musicali, daremo anche qualche cenno sulle scale, insomma un video pieno di informazioni. Allora prima di cominciare ti invito a iscriverti al canale se non l'hai fatto e lasciare un like. Se faccio vibrare un corpo elastico come una corda ottengo un suono. La corda vibrando muove l'aria attorno a sé, generando onde sonore che il nostro orecchio percepisce e traduce in sensazione uditiva. A seconda di quante volte vibra il corpo elastico in un secondo, determiniamo la sua frequenza. Se ad esempio vibra 200 volte in un secondo, diciamo che il suono ha una frequenza di 200 Hz, che è l'unità di misura. Più la frequenza è bassa, più il suono percepito sarà grave. Man mano che la frequenza aumenta, il suono diventerà più acuto. Al raddoppio o al dimezzamento della frequenza troviamo lo stesso suono, o nota come vedremo fra poco, più acuto o più grave. Oggi questa distanza in musica viene chiamata ottava e viene divisa in 12 parti uguali. Questi 12 suoni costituiscono le note che utilizziamo nel nostro sistema musicale. La frequenza di riferimento che per convenzione utilizziamo nel nostro sistema musicale e dalla quale poi matematicamente riusciamo a ricavarci le frequenze di tutti gli altri suoni è 440 Hz e corrisponde al nostro La centrale. Queste 12 note che tra di loro distano di semitono vengono divise in due gruppi, note naturali e note alterate. Le note naturali le conosciamo più o meno tutti, si chiamano Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. A seconda dei casi le note alterate possono essere chiamate diesis o bemolle. Quando prendo in considerazione tutti i 12 suoni che ho a disposizione nel mio sistema musicale e li metto in ordine dal più grave al più acuto, ottengo la cosiddetta scala cromatica, cioè quella scala che passa attraverso tutti i suoni che ho a disposizione nel mio sistema musicale. Nel pianoforte ho una netta distinzione tra note naturali che corrispondono ai tasti bianchi e note alterate che corrispondono ai tasti neri. In altri strumenti come la chitarra invece non ho una netta distinzione tra note naturali e alterate che si alternano tra di loro tasto per tasto seguendo appunto la scala cromatica. Le scale musicali possono partire da qualsiasi delle 12 note che ho a disposizione e possono muoversi sia in direzione ascendente, quindi dai suoni gravi verso quelli acuti, e viceversa. Seguendo determinati criteri posso selezionare un gruppo di note all'interno della scala cromatica che mi genererà un nuovo tipo di scala. Quindi possono esistere scale formate da 5, 6, 7, 8 note e così via. Una delle scale più famose è sicuramente quella di Do maggiore, che è costituita dalle 7 note naturali. Ricordi che abbiamo detto che la distanza minima tra due note è detta semitono? Andiamo a vedere come è organizzata la nostra scala maggiore. Tra Do e Re ci sono due semitoni, quindi Do, Do diesis e Do diesis, Re. Quando abbiamo due semitoni otteniamo una distanza che possiamo chiamare tono, quindi possiamo dire che in questo caso tra Do e Re c'è una distanza, un intervallo di un tono. Dando uno sguardo al resto della scala si evince il seguente schema di distanze o intervalli: tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. La cosa interessante è che se applichiamo questo schema di intervalli a partire da qualsiasi nota delle 12 che ho a disposizione nella mia scala cromatica, otterrò una scala maggiore che prenderà il nome della nota di partenza. Per esempio, una scala di Mi maggiore inizierà con la nota Mi e sarà costituita dalle note Mi, Fa diesis, Sol diesis, La, Si, Do diesis, Re diesis e Mi. Questo Mi non è altro che l'ottava nota. Ti ricordi quando inizio il video ti ho detto che l'ottava in musica corrisponde a un suono che vibra al doppio o alla metà della frequenza di una nota di riferimento. In questo caso, facendo la scala di Mi maggiore, la nota di riferimento è Mi e quando concludiamo la sequenza di queste 7 note, praticamente ci andremo a ritrovare questo Mi, questa ottava nota, che corrisponde alla nota di partenza, quindi il Mi precedente iniziale della scala, che però suonerà più acuto se ci stiamo muovendo in direzione dei suoni più acuti in senso ascendente, o più grave se ci stiamo muovendo in direzione dei suoni più gravi, quindi in senso discendente. Le altre caratteristiche fondamentali del suono che magari approfondiremo in un altro video sono il volume, che viene espresso con unità di misura decibel, e il timbro, che è quella caratteristica che mi permette di distinguere ad esempio la mia voce dalla voce di un'altra persona o uno strumento da un altro. Se ti è piaciuto questo video o l'hai trovato utile in qualche modo, iscriviti al canale, lascia un like e ci vediamo al prossimo video.